Benvenuti e bentornati in un nuovo episodio. Questa settimana ho scoperto come il controllo, che pensavo fosse la cosa più importante della mia vita, cioè che senza non sarei riuscita a concludere niente, si è rivelata la peggiore delle cose che io potessi far mia, cioè come io poi l'ho utilizzata nel mio modo di vivere H24, 365 giorni l'anno. È una forma di controllo che in realtà, se utilizzata in maniera equilibrata, non è tutto sommato sbagliata, è che la mia forma di controllo ha superato da un pezzo quell'equilibrio già da quando avevo 14-15 anni. Prima di iniziare però su quello che ho scoperto sul controllo, volevo fare almeno una premessa, ovvero quello che sto per dirvi l'ho scoperto grazie al mio psicologo e grazie al fatto che io ho avuto una presa di coscienza proprio nel momento in cui io ho avuto una forte fase di depressione questa settimana e che quindi non si basa sul fatto che io abbia conoscenze psicologiche, psichiatriche, niente di tutto ciò. Quindi io ve ne parlo come sempre in tutti gli altri video per far sì che magari molte persone più che altro si rispecchino nella mia stessa dinamica e che quindi abbiano un'eureka. Ovviamente poi questo deve essere correlato con l'aiuto di persone esperte. La seconda cosa di cui vi volevo parlare è il fatto di ringraziarvi dal più profondo del cuore per tutti gli iscritti che ci sono stati la scorsa settimana, ma soprattutto per i numerosissimi commenti per cui avete aiutato non solo me, ma anche altre persone a capire meglio quello che era la paralisi del sonno. Tutte le esperienze diverse, anzi, mi hanno fatto capire che devo andare più a fondo. Quello però di cui vi volevo parlare è lo scopo che sta veramente alla base del canale YouTube. Partendo da quando ho deciso, quindi da gennaio-febbraio 2025, ho creato un sito che chi mi segue fin dall'inizio avrà notato che all'interno c'era un e-commerce. Poi, tra l'altro, vi lascio il link in descrizione del sito, che da qualche settimana è totalmente sparito. Io non ho mai puntato in realtà a vendere niente. Solo una volta ci ho provato con il video sui tarocchi e anche quello è stato tolto. Non il video, ma il contenuto a pagamento. Perché fin dall'inizio, come ben sapete, è stato sempre un po' borderline questo mio cominciare, perché ho iniziato che non sapevo quello che dovevo fare nella vita. Però l'unica cosa di cui io ero certa e di cui stava alla base era il fatto che volevo che tutto fosse gratuito per le persone, perché quando io mi sono trovata male, quando ho iniziato il percorso di crescita spirituale, crescita personale, chiamatelo come volete, incontravo tante persone che rubavano e dall'altra parte tante persone che comunque per carità erano oneste, chiedevano giustamente i soldi. Ed era però un periodo in cui io non potevo spenderli perché non avevo un lavoro, ero appena uscita dall'università. E quindi ho sempre pensato che era giusto dare la possibilità a tutte le persone di poter avere una vita felice senza la necessità di dover spendere chissà che cifre. Per questo motivo, più vado avanti con il canale, più mi sono resa conto che era necessario togliere l'e-commerce e tutto quello che era a pagamento. Ho in mente dei progetti che però adesso non voglio parlarvene, che saranno ovviamente in futuro e che saranno a pagamento, ma questo non inciderà assolutissimamente sull'aiuto vero e proprio che io sto fornendo adesso e che poi si trasformerà ovviamente, ma non in senso economico. Quindi quello che io vi voglio chiedere è appunto il vostro aiuto. Ogni singolo like, ogni singolo commento, ogni singola iscrizione, ogni singola condivisione serve a far sì che questo progetto cresca, che l'algoritmo veda che molte persone lo guardano, molte persone sono interessate e lo propone ad altre persone. E questo ovviamente permette a me di continuare a portare avanti questo progetto che ci tengo veramente tantissimo affinché sia totalmente gratuito per voi, che vi aiuti veramente, che vi renda veramente felici, che ogni cosa che io affronto sia un percorso sempre per voi più facile. Detto ciò,
andiamo a parlare di quello che è successo durante questa settimana, se ci riesco, perché oggi il telefono ha squillato 4 volte da quando ho iniziato a fare questo video. Siamo già al minuto 20 e 20, quindi gli angeli in questo momento sono qui con noi, 20 e 20, e sta diventando Ben-Hur, quindi andiamo avanti. Questa settimana ho avuto sempre il mio crollo fantasmagorico, per cui ormai mi accompagna da una vita in realtà, ma negli ultimi 2 anni è proprio di casa. Questo crollo è sempre dovuto al fatto che io non so più che cosa devo fare della mia vita, se devo continuare in questo modo a fare i video, che video proporre, eccetera, eccetera. Ormai sappiamo la trafila. Il fatto è che questa volta non mi sono tanto soffermata su quello che la mia mente stava ragionando, ma su quello che qualche settimana fa, se non addirittura un mesetto o 2 fa, mi ha detto il mio psicologo, ovvero lei va in depressione nel momento in cui lei perde il controllo. Dato che io sono come San Tommaso, se non vedo non credo, ho avuto, come è narrato negli altri video, svariate crisi. Ho sempre osservato più quello che pensavo piuttosto che prendere questa frase e vedere se fosse vero. Quindi l'altro giorno, non volendo, perché tanto succede così, ero andata di nuovo in crisi e ero entrata nel loop, per cui però non riuscivo ad uscirne, quindi non riuscivo a vedere i miei pensieri dall'alto in maniera distaccata come insegna la meditazione o la consapevolezza. Però ad un certo punto c'è stato un distaccamento dentro e ho detto, dico guarda caso, risono di nuovo in crisi perché ho perso il controllo. Quindi il controllo ha generato la depressione, perché è stata una giornata veramente difficile in cui non era appunto tanto in sé il controllo quanto più la rabbia e la tristezza, infinita e infinitesimale veramente. Però lì ho capito che la depressione che io ho da quando purtroppo ho 14-15 anni e che si è sempre alternata nelle varie fasi della mia vita, quindi io non ho mai vissuto un'adolescenza come tutti gli altri che uscivano, frequentavano gli amici, fumavano le sigarette, si ubriacavano, no. Io ho passato un'adolescenza sempre chiusa in casa, sempre a piangere, sempre nel letto. L'unica persona che stava H24 con me era il mio gatto. Si chiamava Bubulina, l'avevo preso dal libro della Gabbianella e il gatto, e lei nelle mie fasi di depressione viveva in simbiosi con me. Si alzava solo per andare a fare i bisogni o per mangiare, il resto del tempo viveva con me, anche perché io prendevo dei farmaci veramente, veramente distruttivi. Io dormivo quasi H24, non riuscivo neanche ad andare a scuola, io mi addormentavo sul banco, per farvi capire che comunque la depressione è di casa da decenni ormai, avendo 35 anni, infatti tra l'altro qualche giorno fa, capite che di quello che vi parlo non è una cazzata, cioè io ci sono passata. E ritornando al presente, il controllo è tuttora più una gestione del futuro, non è tanto del questa cosa la metto lì perché in quel modo si fa in quel modo ed è così punto come lo pretende la mia famiglia, si fa in quel modo, io ho sempre fatto così, la frase più cringe della storia delle frasi familiari e aziendali, ma è più un controllo del futuro, cioè il voler sempre prevenire quello che deve succedere. Quindi tutto ciò mi ha sempre recato dei forti scompensi interiori, perché ovviamente è impossibile. Il fatto che io ho sempre detto anche nei precedenti video, io non seguo il marketing, non seguo queste acchiappa like, sti titoli del cavolo che a me non piacciono, ma a volte non nego che è inevitabile, perché per me è anche normale che alcune frasi usiamo nel quotidiano, non è marketing, è così. E quindi mi dico, ok, va fatta questa copertina, va fatto questo video, va fatto in quel modo, un minimo serve di struttura, altrimenti andrei a volte improvviso, non lo nego, però non è sempre così.
E quindi quando vedo che io c'ho tanto entusiasmo nel farlo, sono felice, eccetera, eccetera, lo monto, ci metto la passione, ci metto tutto quanto, scrivo le frasi, scrivo gli articoli, eccetera, eccetera. Pubblico e lo vedono in 40 persone, che comunque, per carità, ora è per spiegarvi, quelle 40 persone sono comunque utili perché ve l'ho detto prima nella premessa, io vado in crisi perché penso che quello è il video del secolo. Perché penso che tanto ho dato, tanto io di controllo ci ho messo, tanto io ho controllato quello, la qualità, la cosa, eccetera, eccetera. Quindi è brutto da dire, mi aspetto dall'altra parte lo stesso ritorno, che ovviamente non c'è. Non c'è, perché io non posso controllare l'algoritmo, non posso controllare le persone. Le persone magari sì, possono piacere la copertina, può piacere il titolo, però se io vi faccio vedere le analisi, la maggior parte delle persone che entra nei primi 30 secondi poi abbandona il video. Quindi è tutto un sistema per cui non posso avere il controllo e forse il Signore, gli angeli, le guide, i maestri hanno voluto proprio che io mi imbattessi in questo tipo di situazione proprio per farmi capire che io non posso avere il controllo, che il controllo mi rovina la vita. Perché anche quando ero piccola, 14, comunque il controllo è nato a 3 anni per altri problemi che adesso non mi sento di dirvi, sono peggiorati a 14-15 anni, sono proprio degenerati, cioè proprio te saluto core. E quindi l'unico modo per evitare che io stessi male, che io avessi gli attacchi di panico, le crisi d'ansia, la depressione, eccetera, eccetera, il mio cervello ha pensato: se io controllo il futuro, non imbatto in questa tipologia di problemi. Per questo motivo, per me il controllo è proprio la vita, cioè la mia vita si basa sul controllo totale di qualsiasi cosa, ma è un prevenire, che si creano delle ossessioni mentali. Io non faccio niente a livello reale, non so come dire. Io magari c'è chi si lava compulsivamente le mani, chi si non controlla 10.000 volte che ha chiuso il gas, chi deve mettere gli oggetti in un determinato modo. Io non sono così. Io è solo qui dentro. Io mi impegno, io controllo tutto. Quando io entro in ossessione del controllo, che se faccio così, faccio cosà, ogni cosa rientra nel suo schema, nel suo incasellamento e vedo che non funziona, io vado in depressione. Quindi il succo del video è: avere il controllo è malsano, cioè avere un controllo ossessivo come ce l'ho io mentale, perché il mio è solo mentale, è deleterio, porta alla depressione. Quindi qui c'è stato un totale immenso spezzamento in cui ho detto: io mi sono letteralmente rovinata la vita da sola. Ovviamente a 3 anni, 14, 15 anni non avevo gli strumenti, è normale, però il mio cervello per sopravvivenza ha detto: se noi controlliamo tutte le situazioni non ci torni più in quella situazione, e invece ci tornavo 10 volte di più di prima, perché non capivo che non posso controllare l'esterno, posso controllare soltanto l'interno, che non è facile per niente, perché io sto cercando di controllare me stessa, ad esempio adesso attraverso la corsa. Infatti quel giorno in cui ho scoperto questa cosa non volevo neanche più andare a correre, perché stavo veramente malissimo. Fortunatamente il mio compagno ha insistito veramente tanto, ha detto: vai a correre perché è l'unico modo, vai a correre perché il cervello così non pensa e non scarica sulla muscolatura e non ti blocchi. E infatti ci sono andata, tra l'altro ho corso più del solito e sono tornata sfranta, e quindi per fortuna da lì si è un po' resettato il cervello ed è ripartito. Quindi io sto cercando modalità per controllare in maniera ovviamente sana me stessa. Non è minimamente facile, anzi fatemi sapere anche voi nei commenti se anche voi avete questa tipologia di controllo, se l'avete appunto come magari ce l'hanno la mia famiglia, per cui tutto deve essere posizionato e fatto in un determinato modo, o avete un controllo più che altro mentale, o avete un disturbo ossessivo compulsivo, perché anche quello è una forma di controllo che genera però talmente tanta ansia per cui l'unica cosa che puoi controllare sono determinati aspetti. Ha talmente tanto descritto la mia vita il controllo che io sicuramente non mi rendo conto di tante altre cose che anche magari mentre faccio questo video metto in atto, perché non ne ho la consapevolezza. Però cerco il più possibile di rendermi conto quando parte il loop, quello più potente, che è quello più palese per cui mi posso accorgere,
e mi dico Dio no, perché se no scatta la depressione, perché è l'una la conseguenza dell'altra. Tant'è che l'ho scritto nel mio mini diario, ho tutti questi quadernini, guardate quante cose scrivo, scusate, guardavo la telecamera, ma perché non mi rendo conto se lo vedete, in cui io sottolineo parti, cose, eccetera, eccetera, delle cose che scopro e che poi quando mi ricordo condivido con il mio psicologo. E vi voglio leggere infatti quello che ho scritto riguardo proprio il controllo. E vi ripeto, condividete anche voi perché aiuta anche me un po' su questa cosa, perché sicuramente io penso che nel momento in cui troverò la chiave per lo sgretolamento del controllo, la mia vita ci avrà un balzo, penso. Ho capito che il controllo mi ha rovinato in tutto e per tutto la vita. Quello che pensavo fosse in realtà un aiuto non ha fatto altro che degenerare. Non solo, quando non riesco più ad avere il controllo, perché ovviamente le cose non vanno come dico io, mi scatta la depressione e quindi lascio andare qualsiasi cosa, non mi interessa più di nulla, di niente in assoluto. Infatti erano giorni che usciva il numero 1111 e 555, ma anche con i Ching era uscito il concetto del controllo. Sia il 6 che il 39, gli esagrammi dei Ching, parlavano del controllo. Se io non lascio andare, il progetto non decolla. Secondo me poi questa enorme stanchezza costante e la perdita di memoria, perché da quando io ho avuto il burnout, ecco un'altra cosa, il controllo io ce l'avevo veramente, ma proprio mentale, ero un computer, io mi ricordo, ora no, io mi ricordavo di parole, frasi, situazioni eccetera eccetera, esattamente come se avessi sempre il rec, un video nella mente. Adesso questa cosa non c'è più. Io non mi ricordo più nulla. Faccio fatica a fare anche i video perché non ricordo tantissime cose. Sembrerà assurdo, ma è così perché si è andato a veramente. C'è stato secondo me dentro come Oppenheimer una bomba atomica per cui io ho perso tantissime facoltà, capacità che io avevo, che però secondo me allo stesso tempo erano seriamente deleterie per me stessa e non me ne accorgevo, anzi per me erano un vanto e cioè a me dispiace di averle perse, non lo nego, però evidentemente erano troppo per la gestione umana di una persona. Anche come vi stavo leggendo, la stanchezza costante e la perdita di memoria è dovuta proprio al controllo, che cerca in tutti i modi la soluzione per tenere legato tutto, ma non ci riesce, anche perché prima era alimentato dalla rabbia che ora non c'è più. Anche il controllore interiore dentro di me ha i giorni contati, sta sparendo insieme alla mia vecchia identità. Io per esempio non l'avevo mai scoperto che poteva essere il controllo, perché per me il controllo era alleato, era una fonte di enorme aiuto per tenere, come ho detto, tutto insieme. Anche voi, se vivete stati di depressione, che quindi spero e mi auguro andiate da uno psicologo, da uno psichiatra o comunque avete un supporto di indagare cosa vi scatena la depressione. È stato esattamente come un film, cioè io mi sono rivista tutta la vita indietro, per cui mi sono accorta che io facevo tutto quello che andava fatto, quindi avevo il controllo, sapevo quello che dovevo fare, fino al raggiungimento appunto di quello che volevo ottenere, perché tutto il processo era sotto controllo. Quando poi in realtà vedevo che questa cosa esternamente non si verificava come io me l'ero immaginata, proiettata nel futuro, entravo in depressione e lasciavo andare tutto quanto, come vi ho detto nel precedente esempio. Ma è stato un meccanismo naturale che la mente ha messo in atto da quando avevo 3 anni e che poi è sempre di più cresciuto e mano a mano si è fortificato, diventando una vera e propria estrema corazza, per cui tutta la mia vita si basa su questo modus operandi. Quindi non è facile riconoscerlo, però ho capito già che qual era la questione che stava alla base della mia forte depressione, della mia tristezza ormai da decenni. Quindi ora mano a mano prenderò sempre maggiore consapevolezza di quando mi parte questo loop per cercare di lavorarci sopra sia da sola che insieme al mio psicologo. Bene, per oggi è tutto, condividetemi nei commenti se anche voi avete avuto dei problemi con il controllo, se nella vostra famiglia il controllo sta alla base di tantissime cose, se avete scoperto altre
motivazioni che stanno dietro a delle fasi, se avete avuto delle fasi di depressione e se vi va di condividere per poter aiutare altre persone. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo molto presto in un prossimo episodio, come sempre vi aspetto ogni lunedì. Ciao a tutti!